qui le persone stavano bene, qui tutti avevano le loro attività, i terreni, gli animali, gli orti. In futuro me ne immagino con persone che hanno una certa mentalità, che tende all'artista. Solo una persona stravagante può stare qua. Altre persone in città non mi ci trovo, no? Io non sono tipo da locali, movida, consumismo, non mi ci trovo proprio, quindi l'unico posto dove posso stare è qui o un posto simile. Oggi andiamo alla scoperta di Savuci, un borgo incantevole e dimenticato in Calabria, ristrutturato non molti anni fa grazie ai fondi dell'Unione Europea e ora in cerca di nuove persone. Lo andremo a scoprire con Nema, uno dei 2 abitanti del borgo. Ciao, qui siamo a Borgo Savuci di Fossato Serralta, provincia di Catanzaro. È stato abitato fino al 1971, poi c'è stata un'alluvione e poi per molti anni è stato abbandonato, non ci abitava nessuno. Io, provenendo da una città grande, grossa come Bari, è catapultato qui in mezzo a questo verde, la natura, il Borgo Savuci che si veniva con i compagni di Maranisa, andavamo al fiume, vedere gli alberi da frutta, mangiare frutta, insomma è stata una svolta incredibile. Savuci ha 2 cancelli che stanno sempre aperti. Se andiamo giù è possibile guardare sotto che c'è la vallata, poi c'è la vecchia cava, qua producevano il calcestruzzo, quindi macinavano le montagne per farne calcestruzzo. Questo è il vallone, lo chiamano il vallone, qui sotto scorre il ruscello, lì possiamo notare come la montagna piano piano venga giù, pezzi di montagna. Qua quando c'è stata l'alluvione del 71 un po' i monti sono cambiati. A distanza di tanti anni ci sono ritornato, abito a Catanzaro, però quando sono libero, del tempo libero, sto qua, lo passo qua. Mi è venuta in mente l'idea di creare un progetto che è quello di creare abbondanza, quindi mettere piante da frutta, piantare piante da frutta. E ho portato qui 50 piante di fico. E da solo, piano piano, ho decespugliato, ho tolto i rovi e ora ho intrapreso un altro progetto che è quello dell'arte del riciclo. Io lavoro nel settore del trasporto e montaggio mobili e quindi avendo conoscenza tra i mobilieri, siccome hanno delle rimanenze, delle sostituzioni, tutta roba che effettivamente in buono stato, magari c'è il graffietto, magari il colore era sbagliato, ho detto vediamo di farne qualcosa. Stessa cosa per il ferro, quello che posso recuperare recupero. E queste case dentro sono tutte abitabili da subito? Sì, queste col pavimento sono finite e salendo sono tutte pronte. Sono stati fatti dei festival con esposizioni, ognuno con la sua arte, come questi murales qua che possiamo vedere. Altri hanno dipinto quadri, creato sculture. C'è una scultura nell'associazione fatta con una motosega bella, c'è un autoritratto di un altro artista riconosciuto a livello internazionale. Durante la festa degli artisti questa era la stanza dei telai, dove un artista mostrava le basi di come creare un telaio ed è ancora c'è, l'installazione ancora c'è. E questa qui immagino che sia Questa era la scuola una volta. Ah, ok. E qui in tempo quante persone vivevano, mi dicevi?
Qua abitavano più di 700 persone. Inizialmente arrivavo qui a piedi perché ho deciso di non avere mezzi che consumano combustibile. Sono 25 chilometri e ci impiegavo circa la prima volta, ci ho messo 8 ore perché avevo un borzone da 13 kg. Poi a furia di farsi la strada sono arrivato a farla in 6 ore. E poi ho deciso di prendere una bicicletta elettrica e da lì in un'ora sono qua. Questo è il bolide che c'ha persino, gli ho messo il clacson, luce di suo, aveva questo, ma io gli ho messo più evoluto. il portacellulare, gli ho messo qualche option. Ci siamo come associazione, ci siamo distaccati, qualche mese fa avevamo ancora la corrente elettrica, poi siamo passati ai generatori solari, quindi l'idea è quella, meno consumismo, meno bisogno, autoproduzione anche di energia elettrica. Cerchiamo di diventare indipendenti il più possibile. Questa è la mia sedia della meditazione. Sto qui anche la notte quando c'è luna piena. Quando c'è luna piena qua e non ci sono le luci è ancora più bello. Le attività umane sono minime e quindi l'aria è pulita. Qua sui mobili di casa per formarsi 2-3 mm di polvere devono trascorrere anni, capito? Quindi non c'è quel pulviscolo che si può notare in città. Andiamo a vedere l'associazione, l'appartamento dell'associazione Effetto Stendhal, dove io porto qui la mia ispirazione, che può essere un mobile da costruire o qualcos'altro. Questa è una cassettiera, che ora i cassetti sono tolti, però si può notare questo mobile con le ante, con la vetrinetta, vedi? E non è peccato che sta roba finisce al macero. Questa è una sega circolare a mano, l'ho trasformata in una sega circolare da banco. Questo è un top da cucina. Io qua praticamente era grezzo da questo lato qua e da quel lato là, era grezzo perché questo top andava collegato con altri 2 top, quindi una cucina ad angolo. E niente, ho fresato questa parte qua, quella parte là, il terminale, sempre con rimanenze di mobili ho creato, vedete, faccio vedere, ho creato questi, gli ho fatto l'angolo arrotondato, come qua, poi andrà fissato, vedi? C'è un mobile praticamente che acquista valore e pensare che doveva finire in discarica, tutto quello che creano gli artisti dell'associazione possono essere messi in vendita agli iscritti dell'associazione. Qui per esempio volevo anche aggiungere questi portabottiglie, questa parete attrezzata, sono 3 pezzi di questi, anche questi sarebbero finiti in discarica, cioè pezzi nuovi. Capito? Perché è sbagliato il colore, perché c'è un graffietto, perché per motivi finisce al macero di tutto, finisce al macero. E quindi recupero questa roba qua e ne faccio qualcosa di bello, di riutilizzabile. Qui c'è un clima, siccome siamo circondati dalle montagne, c'è un microclima particolare, molto caldo. Tant'è vero che qui crescono gli agrumi, invece già se sale a Maranise non crescono gli agrumi, e un tempo venivano qui a comprare gli agrumi. Quindi sì, ognuno aveva la sua casetta, ma è come vivere in una grande famiglia, dove ci si aiutava, dove la cortesia, l'essere generosi. Una persona che vede questo video magari è interessata a saperne di più, cosa secondo te può fare? Scrive al comune,
Sì, sicuramente sì, telefonare al comune, scrivere al comune, c'è il numero di telefono, basta cercare comune di Fossato Serralta, può telefonare e chiedere informazioni. Questo è quel quadro che ti dicevo, fatto da quell'artista che è un autoritratto, non mi ricordo il nome dell'artista. Non sa che non c'è. Allora, chi vedrà il video artista commenterà che io è l'artista. Se vedrà il video. Questa è la statua che ti dicevo, Ok. fatta in legno, Ok. come una motosega. Poi niente, c'è questo, c'è sto gatto Beh, qua. anche questa la struttura si vede che è nuova, cioè le porte. Sì, sì, le sì, mani, sì. è tutto nuovo. Qui c'è la cucina, perché per chi usa la cucina. Lui è Mario. Lui è Mario bianco da bianchi. E niente, qui c'è il bagno, c'è il bagnetto, c'è la doccia. E quello che vedo io in futuro è che il borgo ritorni a vivere con persone che hanno voglia di vivere. Magari oggi domani con le attività dell'associazione riusciamo a creare quel minimo di profitto da utilizzare sia per il borgo che per noi, ma ci accontentiamo di poco. Anche chi è andato via potrebbe ritornare qui e quindi creare quella famiglia che c'era una volta con le persone che abitavano qui.